Scontri a Roma dopo la manifestazione pro-Palestina. 3 arresti, decine di feriti tra le forze dell'ordine. Scotto PD, lo striscione sul 7 ottobre è un falso inaccettabile. Roma, la grande manifestazione nazionale pro-Palestina del 4 ottobre 2025, convocata a Roma per chiedere la fine dei bombardamenti su Gaza, si è chiusa con ore di tensione e violenti scontri tra un gruppo di manifestanti e le forze dell'ordine. La giornata era iniziata in modo pacifico. Decine di migliaia di persone, partite da Piazza della Repubblica, avevano sfilato lungo via Cavour e via dei Fori Imperiali, dietro gli striscioni Stop al genocidio e Libertà per la Palestina. La questura ha stimato circa 250.000 presenze, mentre gli organizzatori parlano di oltre 500.000. Verso il tardo pomeriggio alcuni gruppi di antagonisti e militanti anarchici si sono staccati dal corteo, organizzandosi in piccoli nuclei che hanno iniziato ad attaccare le linee di polizia in via Merulana, via Labicana e nella zona dell'Esquilino. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, le modalità sarebbero apparse coordinate e pianificate, con barricate improvvisate, cassonetti rovesciati e dati alle fiamme, lancio di bottiglie e pietre e tentativi di bloccare la viabilità. Gli agenti hanno risposto con idranti e cariche di alleggerimento. Il bilancio ufficiale parla di 41 agenti feriti tra Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza. Sono 262 le persone fermate e identificate, 12 denunciate per resistenza e danneggiamento e 3 arrestate in flagranza. Alcune auto sono state incendiate e in più punti della città si sono accesi focolai spenti dai vigili del fuoco. Fonti della questura hanno parlato di una regia riconducibile a frange dell'antagonismo romano e anarchico, che avrebbero sfruttato il corteo per colpire obiettivi delle forze dell'ordine. Secondo gli investigatori, alcuni dei fermati provenivano da centri sociali del nord Italia. Nel pomeriggio la tensione si è spostata anche vicino alla Basilica di San Giovanni, dove un gruppo di manifestanti ha innalzato uno striscione con la scritta 7 ottobre, giornata della resistenza palestinese. Il riferimento all'attacco di Hamas contro Israele del 2023 ha provocato immediate reazioni politiche. Il deputato del Partito Democratico Arturo Scotto, che aveva preso parte al corteo a bordo della flotilla per la pace, ha commentato alla Repubblica: «Quello striscione è un falso inaccettabile. Non bisogna giustificare l'orrore per difendere i palestinesi. È stupido politicamente e fuori dallo spirito pacifico di un corteo democratico». Scotto ha definito la manifestazione un fiume in piena, ma ha ammonito contro ogni forma di strumentalizzazione che tradisca il messaggio di pace e solidarietà che la piazza voleva esprimere. Anche il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, ha parlato di un dispositivo di sicurezza imponente che ha impedito il peggioramento della situazione. C'erano presenze finalizzate al disordine, ha detto, ma grazie all'intervento tempestivo delle forze dell'ordine si è evitato che raggiungessero obiettivi sensibili come la stazione Termini o i ministeri. Le immagini delle barricate in fiamme e dei lacrimogeni tra i vicoli dell'Esquilino hanno fatto rapidamente il giro dei social, alimentando lo scontro politico. La Lega e Fratelli d'Italia hanno chiesto tolleranza zero per i violenti e una stretta sulle autorizzazioni a cortei simili, mentre l'opposizione di sinistra ha difeso il diritto a manifestare, pur condannando le degenerazioni. Intanto, a distanza di ore, restano sotto sequestro alcune aree del centro di Roma, dove gli investigatori stanno analizzando i video di sorveglianza per identificare ulteriori responsabili dei disordini.